Ciao a tutti utenti carissimi. Allora, oggi parleremo di un pennino, di pennini in generale Wi-Fi. Allora, i classici pennini USB che potenziano o per chi non avesse un Wi-Fi nel PC, quindi per intenderci tutti quei computer desktop, computer fissi che non hanno un Wi-Fi quindi devono connettersi necessariamente con il cavettino LAN e magari può essere un po' noioso perché magari ci sono questi cavettini in giro, insomma, su per le nostre scrivanie, oppure proprio perché si vogliono avere ormai per comodità meno cavettini possibili in giro. Quindi per chi non avesse, abbiamo detto, il wifi su un PC fisso, oppure per chi già lo avesse, sia nel fisso che nel notebook, però magari non sono tanto potenti quelli che già troviamo all'interno preassemblati, possiamo adoperarci per acquistare un pennino che io reputo veramente buono. Io ne ho provati veramente tanti pennini proprio per i clienti, insomma, e devo dire che è un pennino che ormai faccio acquistare quasi sempre per i miei clienti, l'ho acquistato anche io per un PC proprio interno che aveva problemi di wifi troppo leggeri, invece con questa penna si è risolto il problema. Insomma, oggi proprio parleremo di questo pennino. Qual è quello che vi consiglio io per andare ad avere un ottimo segnale wifi? Devo dire che prende abbastanza bene anche a lunghe distanze, anche oltre 20 metri. Stiamo parlando del famosissimo TP-Link AC3000 come modello, quindi è questo di qua, per intenderci il pennino. Come potete vedere ha un ingresso USB con un antennino che è abbastanza lungo, insomma il cartone è grande quanto una mano, quindi potete capire bene che il pennino è lungo su per giù proprio quanto l'apertura, insomma, delle dita della mano, quindi in questo caso può essere sui 15-20 cm su per giù, è tanto la lunghezza proprio di questo pennino, quindi è vero che si può snodare, quindi non ha senso andarlo a mettere proprio per lungo su una macchina, quindi che è in verticale, bisogna mettere il pennino installato con l'USB e poi mettere l'antennino in verticale anche esso stesso, sia nel notebook che nel PC fisso. Magari nel PC fisso ovviamente messo dietro non darà nessun disturbo, magari nel notebook invece ovviamente si vedrà, perché sì che è proprio piccolino, diciamo come antennino, come diametro è veramente piccolissimo, su per giù può essere quanto un mignolo su per giù il diametro del pennino, però ovviamente abbiamo detto che è abbastanza lungo, quindi ovviamente nei notebook, dipende dove lo mettete, si vede. Però vi assicuro che con questo di qua comunque andate a risolvere il problema se prendete già poco segnale, oppure se proprio non l'avete. Quindi a chi è rivolto questo video? È rivolto, come ho detto già all'inizio, a tutti gli utenti che non hanno nel PC fisso un ingresso wifi, quindi per collegare il computer a distanza, ma solo il cavettino LAN, quindi l'ingresso LAN, e quindi potete benissimamente andare ad acquistare. Vi consiglio questo TP-Link AC1003 come modello. Ha anche la doppia antennina wifi, quindi veramente un 2,5 e 5 GHz li riesce a prendere veramente in maniera ottima. Invece per chi anche è rivolto il video per chi anche già utilizza un wifi però è debole, quindi vedete che magari nelle stanze prendete insomma anche a distanza dal vostro modem un 2 tac e già avete problemi con questo, vi assicuro che prenderà molto di più il segnale. Ovviamente non confondiamo questo pennino USB wifi con, abbiamo detto, i Powerline, già abbiamo dedicato un video, quindi vi consiglio anche di andare a vedere la differenza fra Powerline e questo di qua. Questo di qui ovviamente sfrutta la porta USB e ovviamente abbiamo più segnale wifi, quello di lì invece i Powerline sfruttano proprio la linea, praticamente la corrente elettrica, la linea elettrica, quindi bisogna avere una buonissima linea elettrica in tutta la casa e quindi eccetera eccetera eccetera, però è inutile che ripetiamo perché già è stato dedicato un video proprio per i Powerline, quindi comunque è differente, quindi non è lo stesso video, è un'altra cosa questa di qua. Per concludere, ovviamente dice come capire se una linea comunque prende bene o prende male, se il nostro wifi del nostro PC fisso, del notebook prende bene o prende male. Allora, la qualità quella più eccellente, il top che non vi farà mai cadere la linea, ovviamente sono le classiche 5 tacche, quindi se avete il ventaglino che va verso l'alto oppure la classica scaletta che va da sinistra verso destra a salire, se voi prendete 5 tacche la vostra connessione è perfetta, non dovete andare ad acquistare nemmeno questo pennino della TP-Link o qualsiasi altro pennino che voi volete. Questo sempre reputatelo come video, come consiglio. Voi acquistate qualsiasi pennino, però un consiglio che vi do è potete scegliere anche questo perché già questo è ottimo.
Quando andate sulle 4 tacche andate a navigare in maniera veramente buona, non sentite la differenza fra le 5 tacche e le 4 tacche, perché navigherete sempre bene, non perderete nessuna connessione. Le tre tacche fanno sì connettervi, però sentiamo un pochettino di rallentamento, ovviamente si sente la differenza delle 3 tacche già sia con la quarta, andiamoci a figurare, con la quinta, si sente il rallentamento. Devo dire che come grandezza di ampiezza di segnale già le 3 tacche è il livello minimo, perché poi esiste la seconda tacca e la prima tacca, però già la seconda tacca e la prima tacca non vi permetteranno più di navigare bene. Quindi ovviamente navigherete con la seconda tacca soprattutto, però navigherete come? Che aprite un sito internet e si aprirà e dovete lasciare che lavori veramente con il suo tempo. Quindi che vi posso dire, possono passare anche quei 30-40 secondi prima che si apra un sito. Quindi capite bene che se nella vostra scaletta già troverete una tacca o 2 tacche, dovete andare ad acquistare o i Powerline, che già ne abbiamo parlato in passato, o anche questa chiavetta, per esempio la TP-Link o qualsiasi chiavino USB Wi-Fi che è molto potente. Quindi questo di qua va benissimo, la C1003. Se avete 4 tacche o 5 tacche, io ovviamente vi sconsiglio di acquistare qualsiasi pennino, quindi anche questo, perché non avrete di bisogno, nel senso che se avete 4 tacche e dovete acquistare questo per avere la quinta tacca, non ne vale la pena, perché ho detto che fra 4 tacche e quinte tacche non si sente completamente la differenza. Se invece volete acquistare perché avete 3 tacche e volete passare alle classiche 5 tacche per avere un'ottima connessione, allora potete tentare anche di fare l'acquisto. Ovviamente con 3 tacche abbiamo capito che si può lavorare, certo non al massimo, però diciamo che si può lavorare benissimamente. Spero di avervi fatto conoscere quest'altro tipo di prodotto e che dirvi, controllate le tacche del vostro wifi e vedete se conviene acquistare un USB che trasforma il segnale in wifi oppure rimanere come siete. Ciao a tutti, alla prossima!